Stiamo assistendo alle prove di Notre-Dame de Paris con Roberto Bolle, che debutterà nel ruolo di Quasimodo il 10 di febbraio. Com'è il tuo ruolo? Com'è il tuo personaggio? Beh, sicuramente è un personaggio molto diverso da quelli che ho interpretato fino ad ora, quindi per questo direi che è una sfida molto importante per me. È il ruolo del brutto. Io avevo fatto il Notre-Dame de Paris, il ruolo di Phébus, quindi il ruolo del bello, e adesso invece questo personaggio particolare, così brutto esteriormente ma così sensibile e bello dentro, quindi questa sua ricchezza e sensibilità interiore che viene fuori grazie a Esmeralda, e lei è l'unica che lo tratta come un essere umano, come qualcuno che capisce che questa deformità non incide sulla sua bellezza interiore, quindi gli tocca gli apre un mondo veramente. Il passo del secondo atto, specialmente quando lei mette la mano sulla spalla, lo accarezza, è così dolce con lui, gli fa vedere una nuova prospettiva che nessuno gli aveva mai fatto vedere prima di allora, e quindi c'è questo rapporto speciale veramente tra questi due protagonisti, e il resto del ruolo è difficile, soprattutto perché la posizione, non abbiamo una gobba messa nel costume, quindi è un atteggiamento che dobbiamo assumere costantemente, quindi durante tutto il balletto è richiesto un atteggiamento squilibrato, quindi è veramente impegnativo per il fisico, per la schiena, non solo fare ballare così, ma anche nelle molte parti in cui magari dobbiamo essere fermi, dobbiamo assistere, all'inizio siamo sempre con frollo, quindi questa posizione da mantenere è veramente impegnativa. Il tutto ne crea veramente una bella sfida per me, perché è un ruolo unico, un ruolo speciale, completamente diverso, e credo che è il momento giusto per me per affrontarlo. Sì, certo. In questo momento cosa sta succedendo in scena? Ecco, in questo momento hanno appena finito quello che abbiamo visto essere la taverna, sì. Quindi è un momento dove c'è Phébus, il bello e biondo, con Esmeralda, e adesso inizia il passo a tre, quindi Esmeralda balla con Phébus sotto l'ombra cupa di Frollo che li segue, li spia, e alla fine, geloso del loro rapporto, uccide a tradimento Phébus e incolperà di questo omicidio Esmeralda, che alla fine la manderà sulla forca. Esmeralda, nonostante il tentativo di Quasimodo di salvarla, alla fine morirà, e Quasimodo a sua volta, per vendicarla, ucciderà Frollo. Quindi sono questi quattro personaggi principali, Quasimodo, Frollo, Phébus ed Esmeralda, che si intersecano, che portano avanti tutta la vicenda e che sono molto ben delineati nello stile di Roland Petit, quindi vuol dire c'è veramente il brutto, il bello, il cattivo, sì. Esmeralda, colei che unisce tutti, così sensuale, seducente, sì. Bella, veramente una zingara anche con questo, certo, un po' una Carmen. Sì, un po' una Carmen, così molto... Sì. Bellissimo personaggio, sì. molto intenso, con questa anche fragilità poi e dolcezza, oltre certo. che all'inizio sei molto forte, sì. molto sensuale ma forte, dopo invece si rivela anche molto fragile, certo. subisce tutta la situazione e ne subisce le conseguenze. E poi il dramma della solitudine di Quasimodo, che alla fine poi in effetti rimane da solo, muoiono tutti tranne lui. Tranne lui. Perché sono tutti morti alla fine. Comunque, a parte i quattro protagonisti, bisogna anche dire che questo balletto, come molti altri, anzi anche di più di altri di Roland Petit in realtà, è particolarmente difficile per il corpo di ballo, ha dei momenti di insieme della compagnia di grande difficoltà, di grande pesantezza proprio, tutta la parte sia iniziale quando io ballo con loro, quindi della festa dei matti, sia il momento dei globuli rossi, che è quello della forca. Ci sono tanti momenti molto molto difficili, molto intensi, fisici proprio del corpo di ballo.
Sì, li ho visti sempre saltare. Sì, sempre tanti salti, tanti movimenti estremi che devi fare a fondo in maniera molto ritmica, quasi agonistica, e quindi è veramente impegnativo per la compagnia. Quindi un balletto, diciamo, che mette, voglio dire, è una bella prova proprio per tutti, sia per i solisti che per i gruppi di ballo. E per te è una prova molto intensa sia da un punto di vista tecnico che proprio di interpretazione. Sicuramente per me è un momento di crescita artistica molto importante, perché è veramente quando si affronta un ruolo comunque che ha degli aspetti così diversi da tutto quello che ho affrontato fino adesso, e sicuramente ti devi mettere in gioco, è una sfida, devi cercare dentro di te dei lati, anche proprio dei movimenti, degli atteggiamenti, dei modi di porti che non erano mai stati miei, non li avevo mai sperimentati, quindi essere credibile in questo assolutamente è difficile, è veramente molto difficile per me, e vedremo il risultato. Bene, mancano pochissimi giorni, al 10 febbraio, un grande in bocca al lupo allora. Ok, grazie.